Ciao a tutti ragazzi, sono Davide Marino e sono qui a rappresentare EB per la parte Wild Form. Ci troviamo ad Aquari Shop a Ranco e oggi parleremo di Betta antuta, una delle specie più grandi del genere Betta, del complesso Unimaculata. Ho voluto chiamare questa mia piccola conferenza, ecco, Betta antuta e i giganti di Betta, per l'appunto data la mole degli animali che andremo a conoscere. Perfetto, partiamo. Dunque, in questa slide potete vedere l'areale d'origine, ovviamente una foto, un piccolo scorcio, di quello che è un piccolo corso d'acqua all'interno appunto di una foresta. Ci troviamo appunto nella giungla di Bulungan, nel Kalimantan orientale, del Borneo, dove appunto possiamo ritrovare questi fiumi che effettivamente ricordano molto i nostri corsi d'acqua montani. E difatti la composizione poi effettiva a livello fisica del torrente è molto simile a quello che possiamo ritrovare in un torrentello montano. Ecco. Quindi i pesci vivono in acqua ossigenata, una temperatura che non sfiora mai 27 gradi e per l'appunto sono animali che soffrono molto le alte temperature. Adesso andremo a conoscere altre loro caratteristiche. Continuiamo. Purtroppo sì. Andiamo a vedere allora la stabulazione. Dunque, per quanto concerne la vasca, ci sono due possibilità. Possiamo decidere di approntare un acquario per una colonia di pesci, quindi di subadulti ed adulti, con una misura base minima di almeno un 100x40 di base. Altrimenti possiamo allestire una vasca per una singola coppia o un reverse trio, quindi due maschi e una femmina o una coppia, di almeno 70-80 cm di lato lungo. Dunque questa vasca come andrà allestita? Dunque riccamente piantumata, quindi possiamo inserire diverse barriere visive, diverse tane, anfratti, rifugi e anche una piccola parte emersa, perché no? Non c'è bisogno di avere una colonna dell'acqua molto alta, non li vedremo andare spesso a respirare in zona superficiale, nonostante possiedano l'organo subbranchiale di quasi tutti i labirintidi sostanzialmente, ma essendo che avremo un'acqua comunque chiara, limpida e ben ossigenata, ecco, questa base è quella che potremo approntare come vasca per loro. Luce soffusa, non troppo forte, magari qualche pianta galleggiante, e a livello di fondo possiamo scegliere addirittura di non metterlo, quindi fare una vasca nuda per aiutarci con la manutenzione, quindi aspirare residui di cibo, residui inorganici e organici sul fondo, oppure un velo di sabbia fine può andare bene. Perfetto, continuiamo. Quindi andiamo a vedere i parametri chimici ambientali, empirici o comunque ideali per questi animali. Parliamo di temperature comprese, quindi fra i 22 e massimo 27 gradi. Possiamo arrivare anche a 28 per poche settimane però, perché comunque vedremo i pesci in sofferenza, in carenza di ossigeno, tenderanno ad andare sul fondo e respirare affannosamente. Quindi se riusciamo a tenerci in un range l'estate, in una temperatura compresa tra i 25 e i 26 gradi, perfetto ed è ottimale. Per quanto riguarda il pH possiamo stare in un range compreso circa tra il 6 e il 7,5, quindi anche acqua di rubinetto va benissimo, non sono animali acidofili per nulla e per l'appunto vivono in acqua chiara, quindi non c'è bisogno di ambrare l'acqua con materiali che rilasciano acidi umici, ecco. Durezza intorno tra i 0, 180, 200, ma anche lì non è molto importante, essendo un pesce comunque molto robusto e per niente esigente se non per il fattore temperatura. Ora andiamo a vedere quindi quelle che sono le caratteristiche generali degli animali, quindi le dimensioni che sono comprese a seconda dell'areale tra i 12 e i 17 cm, sono degli incubatori orali paterni, quindi i maschi una volta finita la danza riproduttiva accoglieranno le uova all'interno del cavo orale e le larve successivamente per almeno una quindicina, una ventina di giorni, al termine del quale poi nasceranno dei piccoli notevolmente grandi, sono grandi circa 5-6 mm ed accettano già naupli di artemia salina dopo il riassorbimento del sacco vitellino. Dimorfismo sessuale, semplicissimo, la differenza è la palissiana praticamente, come in quasi tutte le specie del complesso Unimaculata.
In questo caso Bettantut è caratteristico perché possiede tutto il corpo con scaglie azzurre nel maschio, una testa squadrata, ma quello è diciamo comune comunque in tutto questo genere di betta, incubatori orali, che hanno il cavo orale ovviamente più grande per accogliere le uova. La femmina invece, diciamo che rispetto ad altri betta del complesso di Immaculata, che hanno tendenzialmente queste livree molto blande sul marrone color crema, tende ad avere una livrea quasi aranciata, diciamo anche molto piacevole, con la classica banda trasversale color crema. E, diciamo, tipica riproduzione degli anamantidi, quindi il solito abbraccio nuziale, termine del quale le uova appunto vengono fertilizzate, poi più una coppia è matura, ha esperienza e quindi ha un rapporto consolidato, più sarà lungo il momento in cui si passeranno le uova di bocca tra un soggetto e l'altro per consolidare appunto questo rapporto di coppia. Ecco. Perfetto, proseguiamo. L'alimentazione. Dunque, per quanto riguarda pesci giovani, come dicevamo poco prima, possono mangiare quasi fin da subito anopli d'artemia, cibo micronizzato, diciamo insomma sono di bocca buona e non hanno problemi per quanto riguarda l'alimentazione. Lo stesso dicasi per subadulti e adulti. Per i subadulti possiamo variare un po' di più con alimenti magari un po' più piccoli come possono essere delle drosofile, delle piccole mosche, microgrilli, chironomus, artemia, insomma diciamo tutto il parco congelati, credo che possiamo variare e dargli un po' di tutto senza particolari problemi, quindi anche l'ombriculus, lombrichi, e lo stesso dicasi poi per gli adulti, quindi daremo delle prede un po' più grandi, anche eventualmente dei lombrichi, dei grilli un pochettino più grandi, del gambero, congelato va benissimo, delle mosche, anche onischi, perché no, se li si ha li si può proporre, insomma mangiano un po' di tutto, come vediamo in questa foto dove un maschio sta ingollando una blatta. Perfetto, proseguiamo. Ok, ora facciamo partire il video. Per quanto concerne la riproduzione, come dicevamo poco fa, una volta pronti i soggetti, la femmina tenderà per l'appunto ad avvicinare il maschio con movimenti circolari, una volta appunto prodotte le uova. Per questo ci possiamo aiutare con qualche cambio d'acqua nei giorni successivi un po' più frequente, con un'alimentazione più spiccatamente proteica, quindi dei lombrichi per esempio vanno benissimo per innescare la riproduzione, e tendenzialmente le femmine sono parecchio dominanti, quindi se come in questo caso approcchiamo una vasca per un reverse trio è la cosa migliore, perché una volta che la femmina si sarà riprodotta con un maschio non avrà lo stesso maschio da disturbare, ecco, per completare la riproduzione andrà a cercare l'altro, o eventualmente in caso si può anche togliere la femmina dalla vasca e lasciare il maschio ad incubare tranquillo. Nel video appunto potevate proprio osservare i due sessi che girano intorno, a cui si aggiunge poi un ulteriore maschio. Ecco. Come vedete c'è proprio ben in vista la banda poi che viene alla femmina, soprattutto in livrea nuziale, che è quella che parte dall'occhio trasversale color crema più chiaro. Purtroppo ovvio il video sfalsa un po' i colori degli animali, però la femmina tende ad avere questa livrea aranciata, mentre i maschi hanno una livrea azzurra. E come potete vedere si affrontano apertamente, spalancando appunto la bocca che è molto larga per incutere timore all'avversario. Perfetto, proseguiamo. Dunque facciamo partire anche questo video e qui possiamo osservare proprio il momento dell'incubazione orale, quindi il maschio che si sarà nascosto, intrattato per continuare appunto l'incubazione. Al termine del quarto giorno tendenzialmente in un po' la maggior parte dei betta incubatori orali le larve sono nate, quindi se non ci sono stati problemi durante i primi 4 giorni tendenzialmente si dice potrebbe andare buon fine effettivamente, perché una volta nate le larve il maschio farà di tutto per portarle a termine.
E in questo caso, in questo momento, la cosa ideale da fare è non disturbare ovviamente il maschio, se si può magari porre dei cartoncini o comunque qualcosa di scuro che possa coprire bene la vasca, o semplicemente non andare lì a controllare ogni 3x2 se il maschio sta incubando ancora. Lasciamo fare tutta la natura, poi se andrà tutto a buon fine molto bene, altrimenti si riprodurranno ancora e acquisiranno nuove esperienze. Ecco. Perfetto, proseguiamo. Siamo arrivati alla nascita dei piccoli con un altro video, mi pare, che dovrebbe partire. La nascita di piccoli avviene intorno ai 15-21 giorni, sono già lunghi circa 5-6 mm, quindi possono mangiare dopo l'assorbimento del sacco vitellino comodamente dell'artemia, dei microworms o altri microorganismi, ecco, che possiamo proporre. Dato comunque le notevoli dimensioni degli adulti, la crescita è molto rapida, già tendenzialmente dopo un mesetto, 2 mesetti, gli animali a temperature comprese tra i 24 e i 26 gradi possono già arrivare ad una taglia compresa fra i 2 e i 3 cm, poi iniziano a mangiare di tutto senza particolari problemi. Se si ha una vasca, appunto come dicevo prima, di almeno 1 metro o anche 1,20 m, possiamo poi partire con un nuovo gruppetto riproduttivo e ripetere da capo sostanzialmente la cura, l'allevamento e la gestione di questa bellissima specie. E io concludo qua la mia presentazione. Vi ringrazio, grazie mille.